ottima domanda. And, as you know, she has translated and done business, networking, and sex, not what you think. E come sapete lei ha poi tradotto il libro Networking and Sex, non è quello che pensi, Which it's about the difference between men and women and how they network. che ovviamente è sulla differenza tra come le donne e gli uomini fanno networking. So if you haven't had a chance, take a look at the Italian version of the book. I'm really excited to have it out in Italian. E sono veramente felice di averlo poi pubblicato in italiano, per cui colgo l'occasione per invitarvi a leggerlo in italiano se non avete avuto occasione. Do you want a little preview of some of the content, and then I'll answer your question? Volete un'anteprima del contenuto e poi dopo rispondere alla sua domanda? Yeah. So, men, we did a survey of 12,000 people for this book. Per questo libro abbiamo intervistato 12.000 persone. Men networked a little bit more time. They spend a little more time than women networking. Gli uomini ci mettono più tempo dedicano più tempo al networking. And the average with both men and women was about 6.5 hours a week networking. Poi la media era circa 6 ore e mezza alla settimana. So men spent a little more time than women. Cioè gli uomini un pochino più delle donne. Women generated a higher percentage of business through networking than men. Però le donne generavano più business, più affari. So let's review. E quindi rivediamo perché. Men spent more time and got less business. Allora il concetto è gli uomini più tempo e meno business. Why? Perché? Men were more likely to be transactional in the way they networked, and women were more likely to be relational. Perché gli uomini tendevano a essere più transazionali e invece le donne più relazionali nel loro modo di fare networking. When we merged the men and the women together into one, and we took a look at relational versus transactional, we found E quando abbiamo unito le due anime e abbiamo unito il transazionale con il relazionale, abbiamo scoperto che that the men and women who were relational in the way they networked generated more business than the men and women who were transactional in the way they did business. a quel punto abbiamo scoperto che uomini e donne più relazionali generavano più business rispetto agli uomini e le donne transazionali. Now, what do I mean by transactional or relational? It'd be like, hi, my name's Ivan, let's do business. Here's my business card. Why don't you take some and give it to some other people? Very transactional. E cosa intendo per transazionale? Ciao, sono Ivan Misner, questo è il mio biglietto da visita, facciamo business insieme, ti do altri biglietti da visita così tu li puoi spargere, facciamo del business. So here's a good example of relational, and it's not in the book. You should use it when you do presentations. E questo è un altro esempio invece del relazionale che non è nel libro e quindi dovresti utilizzarlo per la tua presentazione. Okay, so men, we have a hard time figuring out what do you mean by relational? What does that look like? Gli uomini fanno fatica a capire che cos'è relazionale, della serie come si fa. So here's a real example of something I experienced. E questa è una esperienza vera, storia vera. I was standing next to a man and a woman, Io avevo un uomo di qua, una donna di qua. and a second woman walked up to us. E una seconda donna arriva, si unisce a noi. And the first woman said to the second woman, hi, my name's so-and-so. How did you hear about tonight's event? E l'altra donna parla alla seconda donna, la prima, e le dice: ciao, io mi chiamo XY. Come hai fatto a sapere di questo evento? She didn't say, what do you do? How long have you been doing it? What are your clients? How did you hear about tonight's event? Quindi non ha chiesto che cosa fai, di cosa ti occupi, chi sono i tuoi clienti, le ha semplicemente chiesto come hai fatto a sapere di questo evento. So the second woman said, oh, my friend Sally invited me. E dice: ah, è stata la mia amica Sally che mi ha invitato. The first woman goes, Sally, you know Sally? I know Sally too. How do you know Sally? E poi dopo: ah, Sally, ma Sally la conosco anch'io, ma come fai a conoscere Sally? I look over at the guy, and the guy's like, seriously? Who cares, right? It's like, kill me now. Who cares about Sally?
E io e l'uomo ci guardiamo e diciamo, ma davvero? Cioè, ma francamente, ma chi se ne frega? Mi ha chiesto a Sally, ma cioè, se voglio morire adesso. He was looking at it transactionally. They were talking relationally. Cioè, loro stavano parlando in modo relazionale e invece lui aveva un'ottica totalmente transazionale. And that's one little example of the difference that you can see in the book. Check out the book. It really is a lot of fun. È una delle differenze che possiamo vedere nel libro, ma leggetevi il libro perché veramente è molto divertente, contiene tanti altri aneddoti. All right, so let's talk about your question on diversity. Allora, torniamo alla tua domanda sulla diversità. Networks are by nature clumpy. Allora, i network per definizione sono diciamo degli aggregati. That's the technical term, Yeah. clumpy. They're cluster-like. We tend to hang out with people like ourselves. Ovviamente si formano tutti gruppettini, no? E a noi piace stare con le persone che sono simili a noi. Why? Because we feel comfortable with people like ourselves. E ovviamente perché noi siamo a nostro agio con persone che sono come noi. And it could be many different ways. It could be ethnicity, it could be gender, it could be age. E sono diversi criteri, possono essere l'etnia, l'età, il genere, It could be socio-economic background. potrebbe essere per esempio un background socio-economico. You know, I've taught at university for many years, almost all the university people, most of their friends are other university people. Perché ovviamente quando io insegnavo all'università scoprivo molto facilmente che le persone che frequentavano gli studenti erano altri studenti. So one of the things that I have discovered over the years is the more diverse your network is, the more powerful it is. Quello che ho scoperto nel tempo è che più è diversificato il vostro network e più è forte. Because if you have this cluster of people, and in this cluster there is someone there who's nothing like you, Perché se tu hai un gruppo di persone e in quel gruppo c'è qualcuno che è totalmente diverso da te, they then connect you to another cluster of people that are a lot like them, but now you're connected to that second cluster. loro vi mettono in connessione con altre persone che sono come loro e quindi tu a questo punto hai la connessione con tutto un altro gruppo che è come quella persona lì. So the more diverse the network you're in, the more connections you're going to have to other clusters of people that aren't like you at all. Quindi più è diversificato il tuo network e le tue connessioni e più tu avrai connessioni con altri cluster, quindi con altri gruppi che sono molto diversi da te. And that leads to you then building a much more powerful personal network. E questo porta le persone ad avere un network che è molto più diversificato e più potente, più forte. So diversity in a chapter is extremely important if you want to build a powerful personal network. Quindi la diversità in un capitolo è fondamentale se vogliamo costruire un network molto forte. Gender, age, ethnicity, personal background. Quindi genere, età, etnia, background personale. Does that answer your question? Yeah. We talk about that, I think, in the book Networking for Success. We talk about Ne that. parliamo nel libro Networking for Success.